Parigi. Un assassino durante un lavoro in un locale ferisce agli occhi una cantante. Purtroppo i suoi superiori non vogliono testimoni e la ragazza decide di proteggere la cantante. Sul suo cammino conoscerà un poliziotto che vuole fermare un'organizzazione criminale. Bentornati o benvenuti su Wikos, io sono John Mira e oggi recensisco The Killer di John Woo. Prima di parlarvi dell'ultima fatica del maestro di action movie vi ricordo di seguirci su tutti i social, YouTube, TikTok, X e sia su Instagram che su Facebook trovate Wikos Official e Wikos English. Ci stiamo espandendo. Oltre alle recensioni di film e serie TV trovate una marea di contenuti. Se volete sapere chi è per me John Woo potete recuperare i 2 episodi della mia rubrica Boom Kaboom dove parlavo di Nome in codice, Broken Arrow e Face Off. Io devo molto a Woo. Lui è uno dei miei registi preferiti e mi ha fatto amare la settima arte quando ero nel periodo medie superiori. Comunque, John Woo fa il remake di un suo stesso film, che è probabilmente la sua opera più famosa prima della trasferta ad Hollywood. Il The Killer originale del 1989 con Chow Yun-fat è considerato un capolavoro dell'action, e giustamente un film folgorante, spettacolare e innovativo. E nel 1989 nasceva il sottoscritto, non so se queste sono coincidenze. Questo nuovo The Killer lo reputo un remake intelligente, perché proprio come i remake più riusciti nel cinema, prende il concetto e alcune idee del film originale, ma cambia vari elementi, rielaborando alcune dinamiche della storia e aggiornando personaggi e il loro sviluppo molto spesso. Un esempio simile è la casa di Raimi e la casa di Fede Alvarez. Secondo me i fan non si sentiranno traditi, almeno a me non è successo ed ero molto curioso. Woo infatti riprende la sua sceneggiatura originale degli anni 80 e la riscrive con altri collaboratori, e secondo me già qui è stato fatto un buon lavoro. Perché non vediamo lo stesso film del passato? Chi conosce quella pellicola come me non si annoia e non scatta continuamente il confronto con l'originale. La protagonista stavolta è una donna, in questo caso si punta molto al girl power, ma come accennato si fanno aggiornamenti. Il cinema d'azione è cambiato negli ultimi 30 anni. Woo cerca anche di modificare quel rapporto tra killer e poliziotto che sembra quasi un'attrazione omosessuale tra i due nella pellicola originale. Ogni volta che lo si faceva presente al regista, sceneggiatore non confermava o comunque smentiva la cosa. La sceneggiatura quindi per me funziona. Ma so cosa ti state chiedendo. Ci sono le scene d'azione alla John Woo? I personaggi sparano con 2 pistole? Un po' di slow motion? E le colombe sono presenti? Ragazzi, c'è tutto questo. La sua mano dietro la telecamera si vede tutta. John Woo non è mai stato un regista fracassone. Sì, l'azione c'è sempre stata, ma lui è sempre elegante. Le coreografie nelle sparatorie sono sempre dei balletti. I movimenti di camera sono ben dosati. Ecco, forse ha voluto sperimentare di più a livello tecnico con il precedente Silent Night. Anche di quest'ultimo potete trovare la mia mini recensione qui su Wikos. Qui ha voluto proporci idee visive che forse conosceva meglio o probabilmente sapeva con più sicurezza come raccontare questa storia. Infatti Mauro Fiore fa un ottimo lavoro come direttore della fotografia. In alcune situazioni unisce alcune idee classiche della regia TV con virtuosismi di camera. La colonna sonora di Marco Beltrami è molto ispirata, soprattutto nell'esplosivo finale. I 126 minuti hanno un buon ritmo. L'azione c'è, ma non è onnipresente, perché si vuole lasciare il giusto spazio allo spettatore di conoscere la protagonista e man mano conosciamo meglio la testimone e i piani dei cattivi, tutti uniti da un'indagine che segue il poliziotto. Ci sono anche un paio di colpi di scena, uno buono e l'altro più telefonato, ma comunque tutto è funzionale alla storia. Natalie Emmanuel è brava nel ruolo della protagonista, tra momenti seri, altri ironici e nelle sequenze più movimentate. Omar Sy molto in parte e bravo anche Sam Worthington. In un piccolo ruolo c'è anche Cheikh Cario, attore noto soprattutto per pellicole dirette prodotte da Luc Besson. E troviamo anche Angels Woo, figlia del regista. Quindi questo nuovo The Killer intrattiene benissimo, e se si vuole fare un confronto con il cult di fine anni 80, quello era un film più violento, più drammatico, più cupo e più cacciarone. Per esempio lì le sequenze d'azione erano di più e più longeve, ma li confronto poco perché su molte cose sono 2 film diversi. Non è come vedere Psycho di Hitchcock e la copia degli anni 90 di Gus Van Sant. Voto 8. Sì, c'è chi dirà magari un 7 o un 7,5, ma io sono molto soddisfatto da questo remake. È comunque un action movie superiore ad altri visti negli ultimi anni. Non è sicuramente il miglior film del regista, e di grandi opere ce ne ha già date, ma lo consiglio fortemente a fan e non. Mettete mi piace, condividete il video e fatemi sapere cosa ne pensate di questa pellicola. Io sono John Mira, alla prossima, ciao!